Buongiorno a tutti da Mauren's Monkey. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e spuntate anche la campanella per non perdere nessun video che pubblicherò. Questo video si intitola "Prima di acquistare un orologio vintage, guarda questo video". Non è un video così fatto a caso, ma è un video ben ponderato che vi aiuterà nell'acquisto degli orologi vintage, ma soprattutto degli orologi vintage da evitare, cosa evitare e cosa invece puntare ad acquistare. Bene ragazzi, prima dall'intro avete capito che oggi parliamo di orologi vintage. Quali orologi vintage acquistare, quali assolutamente da non acquistare perché sono soldi buttati. Ma andiamo per ordine. Nel frattempo, mentre parlo, vi mostrerò qui e qui alcune immagini di orologi vintage che possono sembrare anche molto graziosi. In questo primo caso, come vedete qui, vi faccio vedere un orologio che ha un marchio svizzero, ma svizzero non è. Che cos'è questo? È un orologio fatto in India con varie parti di recupero e assemblate e con quadrante ristampato per sembrare un orologio svizzero. Non è svizzero, non lo acquistate. Questi sono orologi HMT indiani rielaborati per sembrare qualcos'altro. Andiamo avanti con il secondo tipo di orologio che dovete evitare. Eccolo, lo vedete? Questo sembra un bellissimo vintage, un Fortis Marine Master, ma non lo è. Questo è un orologio falso. Come si fa a dire che è falso? Bene, vi faccio il confronto, ecco qui, con uno rarissimo originale. Vedete le differenze? Eccolo. Ce ne sono tante altre differenze, poi farò un video apposito proprio per questo modello appena me ne capiterà uno falso tra le mani, perché io nella mia collezione personale ne ho uno originale, molto raro. Veniamo al terzo orologio che non dovete acquistare ed è vintage. Questo. Aiuto, ce ne ho troppi anche sulla faccia. Vabbè, togliamoli, via, eccoli. Allora, tutti questi orologi sono degli orologi che non esistono. Che significa? Sono orologi assemblati con varie parti che sembrano un altro orologio. Come si fa a distinguere questi orologi? Non è una cosa semplice. Bisogna prima di tutto cercare di capire che questi marchi così importanti hanno da sempre avuto una determinata qualità nell'assemblaggio, nei componenti, nella cassa, nelle sfere, nella qualità del quadrante, nella qualità della stampa. Quindi questi orologi bisogna imparare ad osservarli bene e fare in modo da non da comprendere quale sia un quadrante originale o meno. All'interno del fondello la maggior parte degli orologi hanno una referenza. Con l'utilizzo di internet potrete cercare questa referenza su Google e vedere gli orologi con quella referenza. Vi potrà capitare di trovare tanti orologi con quella referenza che non corrispondono né a quello che avete voi e con varie forme diverse. Questo vi fa capire che quella referenza è stata nel tempo molto falsificata. Ma andiamo avanti. Vedete questo bellissimo crono d'epoca? È completamente falso. Che significa completamente falso? Negli anni 80 in Sud America c'era una grossa fornitura di orologi, quindi casse, quadranti, movimenti, semplice, li hanno montati e li hanno venduti. Vedete? Questo è un orologio molto particolare. Oltre al marchio ha un sottomarchio sotto, Cuervo y Sobrinos, orologeria di Cuba, orologeria molto importante, altamente falsificata. La quasi totalità di questi orologi sono falsi. Che significa falsi? Che hanno preso degli orologi anche a volte originali, ma ne hanno fatto il quadrante falso. Altre volte hanno preso orologi assemblati e hanno messo questa scritta. Perché? Perché negli anni 80 e anche 90 erano molto ricercati dai collezionisti e con l'avvento di internet, soprattutto grazie alla piattaforma eBazaar, quella che oggi chiamiamo tutti eBay, venivano venduti a cifre abbordabili perché erano orologi, se fossero stati originali, a delle cifre buone. Purtroppo sono falsi, ebbene sì. Altri orologi da evitare sono tutti questi. Eh sì, fanno anche i Seiko falsi, anche i Citizen, sì.
Sempre nel sud-est asiatico fanno i falsi Seiko, i falsi Citizen, quindi dovete imparare a capire la qualità della stampa. Sia per i Citizen, ma anche soprattutto per i Seiko, potete aiutarvi col fondello e con la referenza. Seiko fortunatamente ha tantissimi estimatori e quindi si riesce a rivedere la referenza, che in questo caso è totalmente sballata. Veniamo a un orologio sempre di casa Seiko, molto falsificato, il Seiko 7002 o l'SKX 007, per farvi intendere, questi qui. Anche questi li falsificano. Come si fanno a vedere? Bene, ci sono tantissimi link di forum, discussioni dove fanno vedere i raffronti tra l'originale e il falso. Questi siti e questi forum sono utilissimi, anzi vi invito a iscrivervi a un forum che sono l'amministratore, si chiama forumorologi.eu. Venite, iscrivetevi, troverete tanto materiale, tante persone preparate che possono aiutarvi nel vostro inizio di collezione. Non lesinate a fare domande, aprire argomentazioni. L'importante è chiedere. Poi arriveranno le risposte e con il tempo acquisirete la capacità di capire quando un orologio è originale, quando è falso. Sul vintage è molto difficile, soprattutto per le referenze più importanti, capire se è originale o meno. I forum sono un ottimo punto dove le informazioni vengono immagazzinate e conservate nel tempo. Social come Facebook, Instagram sono social molto veloci, però si fa sì che si perda la conoscenza, si perdano le informazioni. Se uno ad esempio pone una domanda, ottiene una risposta che potrebbe essere valida proprio per te che stai guardando questo video, ma non la riesci a leggere perché è stata posta 6 mesi fa. Se invece su un forum tu fai proprio una ricerca rispetto a quell'argomento, trovi la risposta data 6 anni fa anche, è sempre valida, anche oggi. Quindi, anche se i forum oggi sono un po' in declino, affidatevi alle vecchie conoscenze nei forum. Di forum ce ne sono tantissimi, italiani e esteri. Leggeteli tutti, non leggete solo uno o l'altro. Io vi ho invitato sul mio, sarei felice di vedervi iscritti sul mio forum. Altre cose da vedere negli orologi vintage sono gli orologi col quadrante ristampato, e qui apro una parentesi molto ampia. Quadrante ristampato sì, quadrante ristampato no? Bella domanda. Io sono dell'idea che è sempre meglio il quadrante originale, a meno che sia del tutto illeggibile, poco fruibile, nel senso che sia proprio brutto. Allora solo in quel caso meglio una ristampa di buona qualità che il quadrante originale. Però per la maggior parte degli orologi preferite anche il quadrante originale, anche se mal ridotto. Certo, se è proprio nero di muffa, non si legge più la marca, è orribile a vedersi, fatelo ristampare o cercatene uno con quadrante migliori, o se vi piace quel tipo di viraggio prendetelo. Che dirvi. Per oggi è tutto, però su questo argomento ci ritorneremo. Vi invito di nuovo a mettere mi piace a questo video, di commentare questo video se volete avere delle risposte più ampie rispetto ai temi posti. Se volete, condividete anche questo video, potrebbe essere d'aiuto ad altri appassionati come voi. Per oggi è tutto ragazzi, da Marenzo Monchi, alla prossima!